Lì è la croce al merito di guerra, quella lì. Quello lì sono cavalieri della Repubblica. Questi sono i primi reduci che siamo tornati, non c'è più nessuno. Guardi, tutti quelli, ci siamo trovati alla chiesa del Sacro Cuore a Mondovì, alla messa, tutti, erano tutti reduci. E non c'è più nessuno. Riconistain è venuto, ma poi è tornato a casa, era sergente maggiore. È tornato a casa, poi è tornato al suo battaglione, era del 6º Alpini, perché è venuto a trovarmi 2 o 3 volte, Riconistain, qua a Frabosa. Adesso è morto anche lui. E purtroppo dopo lì, come dico, a Tambov è stato un cimitero degli italiani. Io sono stato degli ultimi a uscire perché ho avuto un po' di fortuna, dico la verità. Dentro il campo io mi sono sempre, non mangiavo tanto, anche con quel poco riuscivo a vivere. Quando era un po' di giorni che eravamo lì dentro quel campo, sono uscito da quel bunker, una parte non si alzavano più. E mi sono messo a girare intorno al reticolato e un bel giorno, a dirla bene, quando sono scappato non ho più potuto prendere il mio cappotto che avevo nella casa perché era andato a portare un ordine. E quando sono tornato in quelle case lì erano già occupate dai russi, a Rossos. Allora sono scappato, era senza Pastrano. Durante la marcia che abbiamo fatto quei 10 giorni, ci siamo trovati in mezzo ai rumeni. E anche i rumeni morivano come noi, quei che non potevano andare avanti o congelati. E io ho trovato un morto là, aveva un bel cappotto rumeno, mi sono messo addosso. Quando giravo là dentro quel campo, a Tambov, dentro i reticolati, vabbè, ci davano una gavetta di grano bollito al mattino, una gavetta, un mescolo. E c'era una guardia vecchia che faceva la guardia ai reticolati, ma quella là avrà avuto 60 anni, quella guardia lì. Un giorno mi chiama, io capivo bene il russo, mi ha detto «Ah, non riviate di sudà». E io ci ho detto «Sraso, vengo». E mi ha detto se cambiavamo il pastrano. Lui era vecchio, aveva un pastrano che le arrivava alle ginocchia, tutto brindato, e il mio era un pastrano nuovo, rumeno. Me lo sono tolto, gliel'ho dato, e lui mi ha dato il suo. Allora mi ha detto, вот итальянский хорошо, когда война кончила, пойдет домой. Mi ha detto le stesse parole, mi ricordo come adesso. Ha detto, guarda, tu sei un italiano bravo, quando la guerra sia finita vi manderemo a casa. E bene. E poi mi ha detto, mi ha toccato in tasca, aveva un sacchetto così di zucchero rosso che noi le adoperavamo dare alle mucche, alle bestie, me l'ha dato. E mi ha detto, dopo al pomeriggio, verso le 2, le 3, di trovarmi vicino ai reticolati che mi portava qualcosa. Allora, sai, veniva con una gavetta nascosta sotto quel pastrano che avevo cambiato, e c'era quella mezza gavetta di carne e patate. E lì eravamo già un po', insomma, nel campo erano più di metà morti già. E non potevo far parte con nessuno perché la mangiavo lì sul posto, poi lui si metteva la sua gavetta sotto, non voleva farsi vedere né dai russi né dagli altri. Ecco. E lì mi son tirato su un pochino e ho sopravvissuto discretamente. Però abbiamo lavorato quasi un mese a portare via dei morti. C'era quei che facevano le fosse più o meno grosse come qua. Scavavano e poi li portavano, li buttavano tutto là, uno in cima all'altro, poi alla fine con un lanciafiamme li bruciavano un po' sopra, poi li coprivano di terra. E il brutto che è che non ci hanno preso nessun piastrino di riconoscimento. La storia è quella lì, che tutti questi dispersi, centinaia, migliaia di dispersi, sono là. Può darsi che andassero in quelle fosse lì oggi,
quei che hanno il piastrino di lamiera sarà arrugginito, ma quelli che era di nickel, era in acciaio inossidabile, è scritto con una puntina, quelli ci sono ancora. Andassero a trovarli, li trovano ancora adesso. Siccome se li facevano non li portavano, li trascinavano per un braccio, perché c'era un mucchio di morti che non finivano più. Allora li legavamo con la cinghia, con un braccio, poi li trascinavamo come a più o meno quasi 1 chilometro dal campo. E là c'era chi faceva le fosse e li buttavano là dentro. Ma tanti avevano la giubba col piastrino, erano vestiti, sempre vestiti, perché là faceva freddo, non c'era coperte, niente. Eppure se ne andavano e li portavano via. Morivano così, non so come dire, morivano di stenti, di fame, di malattie, che poi non c'è nessun medico, niente. E abbiamo passato 3 mesi senza vedere niente. E c'è qualcosa che non vorrei ricordare, eppure mi vengono sempre in mente. Avevo 2 compagni, uno un certo Somma Armando della mia classe, eravamo insieme, siamo andati in Russia insieme, sono morti lì vicino a me nel bunker. E sono cose che quando mi vengono in mente mi viene le lacrime. Eppure sono morti di stenti, di malattie, senza essere curati. Vinaio Orazio e Somma Armando e Ferrua Carlo di Carrù. Loro erano qua. Ferrù di Carrù e gli altri 2 Frabosani. E ancora un altro, telefono Umberto, mio cugino, anche lui è morto. Questo è mio papà, era il battaglione Morbegno del 5° Alpini. Ma mio padre è andato, non sapevo se tornavo, però era andato a Crava di Rocca de Baldi, c'era questo Castellino, non ricordo quello, era un Castellino che aveva le mucche, lavoravano con i tedeschi e volevano prenderne 2 o 3 galline. Però ci ha detto non prendetele perché mi servono, è un mio figlio. Quando ci ha detto che aveva un figlio in Russia, hanno lasciato tutto, non li ha presi. È andato a trovarlo al mese di agosto, lui era malato, ci ha detto Giorgio è ancora laggiù, lui è abbastanza in gamba. E poi, ma non sapeva se quando venissimo a casa, purtroppo le cose sono andate così. A ottobre ci hanno detto, ma finito la raccolta del cotone vi manderemo a casa. Però ci hanno mandato a casa, però una parte li ha ritenuti là dentro, una parte, un pochissimi li hanno tenuti. Gente che raccontava un po' delle storie, che hanno fatto delle brutte figure ai russi, e raccontavano quelle cose lì, sono venuti a saperlo e purtroppo li hanno tenuti. Poi non so se li hanno mandati a casa dopo, non ho più saputo niente. Mio padre l'ho visto quando sono tornato a casa. Noi abitavamo lì là, nel caso là. Che è successo? Che sono arrivati lì, c'era un mucchio di gente, passati 5 anni, i bambini non conoscevo più nessuno, neanche i miei fratelli. Cioè, da 10, 12, 14 anni, vai avanti 5 anni, vai a finire a 16, 17, 18, le gente cambiano via. E purtroppo c'è mio papà e mia mamma, tutte e 2. E hanno saputo che arrivavo, immaginati, eravamo una tradotta, siamo scesi a Milano a fare cena, da Pescantina, da Verona a Pescantina ci hanno cambiato un po' la roba da dosso perché eravamo tutti lacerati e poi siamo scesi, ecco, da Pescantina siamo scesi a Milano e alla casa del ristoro ci hanno dato cena, poi siamo partiti col treno, siamo venuti a Torino. E da Torino lì c'era già qualcuno che aspettava sti
questi reduci che tornavano, non sapevano chi fossero e quanti fossero. E mi ricordo sempre, c'era due pastori che erano giù a Chieri e sono venuti laggiù alla stazione a vedere, però un figlio di quelli lì era morto e l'altro non era ancora tornato, non so se non ho mai avuto la possibilità di starci insieme. E alla fine da Torino abbiamo preso, c'era da fare, siccome avevano buttato giù il ponte, abbiamo dovuto fare a piedi un pezzo di ferrovia perché il treno arrivava fino lì, poi avevano da rifarla questa ferrovia, non c'era più. E sono arrivato a Mondovì, c'era un mio cugino, Giorgio come me, ma più vecchio, quelli che avevano il bar a sport, era mio cugino, mi ha caricato in macchina, lui faceva un po' l'autista, la macchina faceva l'autista pubblico, mi ha portato a casa. Eravamo in due, io uno di Viola. Su migliaia di persone che siamo partiti, che siamo arrivati qua, eravamo in due. Purtroppo era così. E ho abbracciato tutti, anche chi non conoscevo più. Ad ogni modo mi hanno fatto festa. L'unica cosa che non mi hanno trattato tanto bene è stato il municipio, non ho paura a dirlo. Io dal 1946 ho fatto domanda, c'era un posto vacante da fare il messo. E mi hanno fatto aspettare 11 anni. Poi quando sono andato, sono stati 2 anni e volevo andarmene via perché mi facevano fare il bidello a 5 scuole, dovevo fare il messo comunale, dovevo pensare a accendere la scuola materna, andare a alzare e chiudere, non ce la facevo più e sono rimasto una ventina d'anni. Poi lo Stato mi ha regalato 10 anni, siccome sono invalido di guerra. Quella è la diagnosi della prima terapia che mi hanno fatto quando sono tornato. Guardi, avevo lo stomaco a forma di terrello frastagliato nei dintorni, spiccata e tetrovia nelle pliche gastriche, 2 dune, 2 deno bulbo, gastrico irregolarmente frastagliato. Eppure non sono morto, perché qua si tratta del 45. Voi non eravate ancora nati. Basualdo mi ha telefonato ieri sera, mi ha detto che è contento, vediamo se ci fanno poi qualche riunione, ci troviamo ancora. Era della prima compagnia. Io l'ho conosciuto lì perché aveva il distintivo del battaglione Montecervino e io anche avevamo quella croce con la balla rossa e mi ha detto, ci siamo salutati, ma io non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto lì a questa donata.